Buongiorno a tutti, oggi si parte per un breve viaggetto qui nel nord Italia. Sono partito da casa in 10 minuti e dai, la prima ora di viaggio andata sono arrivato, ho concluso tutta la ciclabile della Valcavallina, sono su questa nuova ciclabile del Cavagor Lago che mi porta giù adesso nella bassa. Dovrò andare a attraversare il Serio e poi puntare verso l'Adda. Poi da lì giù per arrivare a Lodi. Poi oggi vorrei arrivare a Villa Pavia. Vediamo la giornata come prosegue. Ho già fatto quasi 50 km, sono arrivato ora a Lurano per fare una pausa caffè qui, visto che c'è una mia amica di bici che ha un bar caffè, tabaccheria, andiamo a trovarla. Andiamo a vedere se è aperto. Andiamo a farci un bel caffettino, pausetta e poi si riparte. Te prima? Cosa fettino? Sono partito stamattina. Sì, partito stamattina. Dove? Oggi vado a Pavia. Vai che torni. No, sto in giro 3-4 giorni. Ah, sì, in solitario? Come faccio di solito io, sì. Ma Dio, Sto attraversando l'Adda, sono arrivato qui a Fara Gira d'Adda. Adesso lo dovrei seguire e poi fare un po' di canale Muzza, credo, per arrivare a Lodi. Poi da lì, lungo stradine, arriverò a Pavia. Ho già fatto una sessantina di chilometri, sono più o meno a metà del percorso di oggi, anche se presto. Vediamo, arrivati a Pavia, cosa mi dice il sesto senso, cosa fare. Tanto vediamoci qua l'Adda. Eccomi arrivato sul canale della Muzza, bello sterrato, compatto. Proseguiamo in direzione Lodi. Che belche. Guida. Good morning. Chissà perché ero convinto che la traccia mi portava a Lodi. Infatti mi sembrava strano che non vedevo neanche un cartello stradale indicando Lodi, invece si vede che nell'ultima versione della traccia avevo tagliato fuori Lodi. Mi sono portato a Paullo e poi adesso appena passato Melegnano. E ora proseguo in direzione a Lodi. E Lodi. E ora proseguo in direzione Pavia. Mancano 25 km. Cicogna, dove vai? Oh, che bello. Non facevo niente. Adesso sono arrivato a Pavia, ho fatto una sosta in centro, adesso andiamo a vedere se il campeggio hanno posto per me stanotte, se no bisogna ambientarsi dall'alto. Bene, posto tenda trovata, adesso la montiamo, una bella doccetta, poi facciamo ancora un giro in centro. Andiamo. Fatto doccia, bucato, adesso andiamo a farci un tuffo in piscina. Per oggi abbiamo dato, dai. Bene, salutiamo il campeggio di Pavia. Sono le 7 del mattino, si riparte.
destinazione di oggi dovrebbe essere Asti, passando per Casale Monferrato. Il sole sta arrivando. Partiamo, dai. Prosegue sui ciclabili, un po' disterrati, ma adesso vedo che ci sono un po' di locali qua, dovrei essere arrivato vicino al Ticino. Stiamo a vedere. Ah, sono arrivato al ponte di Chiatte. Ora sarà da attraversare il Ticino sul ponte di Varche, saremo a Bereguardo allora qua. Bereguardo. Accesso alle bici. Garlasco. Ora vediamo di berci un caffè, facciamo colazione, cerchiamo il panificio e si riparte. Tromello. Sto attraversando la Lomellina, quindi campo di riso dappertutto, ma in fondo cascine ormai abbandonate, strada prosegue deserta. Andiamo direzione Casale Monferrato. Qua il riso, quanto ce n'è? Voglio qua, dottor Scotti. La spiga dentro il riso. Sia di qua che di là della strada. Riso non finire. Prendo uno di ricordo, dai. Non si incazzeranno, eh. Eccone uno qua. Che vuol dire? Asfalto perfetto, strada dritta, sono solo io per ora. Io e qualche uccello che quando mi vede scappa. Mai non dovrebbe mancare molto per Casale Monferrato. Adesso sono qui sugli argini, il fiume che scorre qua alla mia sinistra. Dovrebbe essere un po', se la geografia non mi inganna, siamo sul Po. Questo è il Po, questo è il ponte, e là in fondo credo ci sia il centro. Monferrato.
Un giretto qui nelle viuzze, poi troviamo un posto dove fermarci per un po' a riposare, un parchetto, qualcosa. Manca. Ecco, sono appena ripartito da Casale Monferrato. Ora la mia destinazione di questo viaggio sarà Torino. Per farla semplice bastava seguire il Po. Invece io ho deciso di entrare un po' qua sulle colline. Ho trovato su internet una traccia, il tour dell'UNESCO del Piemonte, mi porta adesso qua verso Asti, poi andiamo a Alba, Bra, vediamo un po' quanto ne farò. Poi appena quando sono stanco così taglierò verso Torino. Ancora non so quanto. Oggi vorrei arrivare a Mino Asti. Andiamo a vedere, dai. Adesso iniziano le salite anche. Nolo. Bel panorama, bella traccia. Però se è tutta così fino a Asti, non vedo dove arrivarci questa sera. Continuo saliscendi, strade sterrate. Andiamo avanti pian pianino. Vediamo dove arriviamo prima di sera. E niente, il Grand Tour dell'UNESCO mi sa che lo farò un'altra volta. Cioè mai. Troppo duro da fare con la bicicarica. Troppe salite sterrate. Allora adesso ho già ricalcolato tutto. Sono messo su questa strada. Non è molto trafficata e pedalabile, dai. Andiamo a raggiungere Asti. Una trentina di chilometri. Qualcosa di fresco. Ci vogliamo anche l'aria condizionata. Un bel gelato, quello che ci vuole. Toccherà mangiarlo tutto, non mica sprecarlo. Alla ricerca del campeggio, ancora 5 km, dai. Beh, speriamo mi ritrovo a posto. Sarei anche stanco. Ole, voi cosa dite? Eccomi qua, pronto per iniziare una nuova giornata in bici. Ho appena lasciato il campeggio qui ad Asti. Ora sono in direzione centro città, fare colazione, anche se 2 uova sode me le sono già mangiate. Adesso sfruttiamo queste prime ore che non fa tanto caldo, si va in direzione di Torino.
tutto il giorno Ardemmeine. Ciao. Comunque, quante nocciole. Sempre in direzione Torino, sempre attraverso le campagne qua, strade molto tranquille, poca gente. Adesso ho beccato questa ciclabile, sta portando verso Chieri, poi arriverò a Moncalieri, quindi un po' verso Torino. Dopo un lungo andare su asfalto, finalmente un po' di sterrato, giusto per cambiare la monotonia. Moncalieri. Torino, Torino, città dell'auto. Adesso andiamo a sperimentare se anche a misura di bici o meno. Ancora una decina di chilometri prima di arrivare al punto, il mio punto d'arrivo, il motivo per cui ho fatto tutti questi chilometri, perché devo andare proprio in un punto specifico di Torino, che dopo vedrete. Per ora va tutto bene qua, si pedala tranquillamente in fianco al Po. Non so cos'è. Questa è la piazza San Carlo, dove si vengono a festeggiare gli scudetti quelli della Juve, anche se ormai è qualche anno che ormai è deserta. Primo dei luoghi da vedere, ora c'è il più importante. Personalmente, andiamo a vedere, dai. Faccio vedere. Comunque le tape
girare le città d'agosto, deserte, figa. In giro di più. Sono tornati tutti alla loro casa. Vari torinesi non ce ne sono più. Ma sono quasi arrivato anch'io, dai. Ne torno a casa anch'io. Ferma Cernaia. È passato 3 mesi. Io devo uscire da qui proprio nel mese di agosto, proprio come questi giorni, 30 anni fa, con il diaramare al collo per il mio servizio militare. Eccola qui, scuola allievi carabinieri. Soffiato diritto. Poi giù in fondo qua c'è la stazione di Porta Susa. Porta Susa, si torna a casa, primo regionale per Milano, poi per Bergamo, e lì a casa andiamo a vedere la stazione che una volta poi stava in cielo. Bene, dai, che questa mini vacanza è finita. Si vede alle prossime, dai. Grazie.